Quante cose si possono raccontare nella durata di 90 minuti? Lei è Chiara Beccari, attaccante numero 9 della Juventus Women, e questa è la sua storia. Benvenuti in casa Juve, prego, diamo il via a questa notte di Champions. Io sono Agnese e vi porterò a scoprire la vita di questa giovane campionessa un passo alla volta, partendo dal miglior modo per conoscere una persona, davanti a un caffè. E per l'occasione anche Alessia Cappelletti, portiere delle Juventus Women, si è unita a noi. Come siete venuti in contatto con Juventus? Io avevo 14 anni, 15 ancora da compiere, e giocavo a San Marino, nella mia prima squadra, e ho fatto tutte le giovanili fino alla primavera più o meno. E un giorno i miei genitori mi hanno detto: guarda, la Juve ha chiamato la mia società a San Marino per farti fare un provino. Io, sì. Io la persona più felice del mondo, cioè. 2 giorni prima della partita, come vengono vissuti da una giocatrice? Beh, allora, in una settimana tipo c'è allenamento, quindi la mattina magari ci svegliamo e andiamo al campo, e solitamente se ci alleniamo la mattina ci stiamo fino alle 2:30, 3. Cerchi di prepararti. E riuscite comunque a gestirvi anche abbastanza in autonomia? Sì. Finiamo allenamento, c'è chi torna in palestra per fare scarico, per fare le sue cose, chi magari passa un fisio, chi si lava con calma e va a mangiare. Cioè, non sempre sono stata in spogliatoi così aperti, tranquilli, dove non hai nessun problema con nessuna delle tue compagne. Secondo me in questo club in particolare ci sono dei valori condivisi che ti portano a dare il meglio di te. Nel momento in cui tutte lo fanno, cresci tantissimo come gruppo. E i tuoi come l'hanno presa? No, i miei molto bene, cioè i miei sono molto aperti e non mi hanno mai negato niente, quindi erano probabilmente più felici di me, perché io magari con le emozioni facevo fatica, da piccola facevo più fatica a esternarle, e loro erano felicissimi. Ovviamente avere la figlia lontana a 15 anni non è facile. Sì. Grazie. Quali sono gli ultimi pensieri prima di scendere in campo, per esempio, in una partita di Champions? Allora, io tendo a svuotare molto la testa, cioè non farmi troppe pressioni, come ho detto prima. Mi piace entrare in campo proprio spensierata e divertirmi, perché quando ho la testa piena poi il mio tipo di gioco non rende, quindi alcuni pensieri provo ad averne pochi, poi ovviamente ogni tanto si fanno sentire, però provo a lasciare fuori tutto. Quindi. Secondo me il pensiero un po' comune legato alla Champions è che abbiamo tutto da guadagnare, nel senso che siamo una squadra in crescita con del potenziale. Quindi senza pressioni, diciamo, sono una squadra anche giovane, secondo me ci giocano le nostre carte, però. Salutiamo Chiara e Alessia, perché adesso è il momento di scaldare i motori. E dove siamo ora? Siamo a Vinovo, le ragazze si stanno allenando in preparazione del match, e oggi, ragazzi, esclusiva Vinovo, mi alleno anch'io. Vediamo se Chiara riesce a migliorare qualche skill. Quest'erba è molto morbida, ve lo garantisco. Andiamo a trovare Chiara. Nel frattempo noi restiamo un passo indietro mentre le ragazze provano le ultime rifiniture per la partita che le sta aspettando. Ragazzi, è il momento dell'allenamento. Oggi abbiamo una professionista e una ragazza che assolutamente non sa giocare a calcio. Ovviamente sto parlando di te. Io quella che non sa giocare a calcio. E adesso facciamo un po' il tuo allenamento. Quindi vabbè, iniziamo a scaldarci, perché non sai, partite, cose, non vorrei farmi male. Certo. Sì. Ok, in avanti. Sì. Scaldiamo gruppi, bravissima. Facciamo 2 saltelli sul posto. Ok, dai. Sono entrata nella mentalità. Sì. A che età hai iniziato a giocare? Avevo 8 anni. E come mai, adesso è più comune che una bambina si approcci al calcio, però ma già solo 10-15 anni fa non era scontato, ma anche per una questione di spazi, non c'erano le squadre femminili. No, io sono stata fortunata perché sin da quando ero piccola a San Marino c'era la squadra di ragazze. Ah, ok. E c'erano tanti servizi che ti mettevano a disposizione, come per esempio il bus che ti passava a prendere sotto casa. Cioè tu davi l'indirizzo dove vivevi e ti veniva una a una a prendere sotto casa. C'erano 3-4 pulmini per tutte le ragazze di San Marino. Ma perché era già pensato come, non lo so, investimento per una... No, lì hanno iniziato a investire presto, e c'era infatti una delle poche squadre solo femminili del circondario, cioè in generale in Romagna, quindi... Certo. E invece com'è stato essere fuori casa, così lontano da casa, da ragazzina? Per me non l'ho mai subito tanto. Ok. Perché comunque vivevo in convitto ed eravamo 15-16 ragazze della stessa età.
tutte tutte che vivevano fuori, cioè avevi sempre dei compagni di stanza, comunque qualcuno con cui stare. Come ti dicevo, anche i miei genitori vengono spesso a Torino, quindi anche la loro mancanza, magari più quella degli amici di San Marino che è mancata, però poi ti abitui in fretta e questo soprattutto è un ambiente dove se sei a tuo agio, ti stai bene, hai tutto, quindi è più facile ambientarti e stare bene. Qual è la parte più bella e più brutta di fare questo lavoro? Questa è una bella domanda. Più bella che vivi tante cose concentrate, diciamo, cioè hai tante emozioni nel positivo e negativo. Per me il calcio mi ha fatto crescere tanto su tanti aspetti, a partire appunto da andare via da casa, cresci più in fretta tu come persona e ti aiuta anche soprattutto a rapportarti con le persone, perché magari io quando ero più giovane ero un po' più chiusa, diciamo, nel mio guscio e venire qua mi ha aiutato ad aprirmi, anche perché comunque sei in una squadra, ti devi rapportare con tante persone, anche non italiane. Esatto, e quindi questo mi ha sbloccato tanto come persona e quindi questo secondo me è un aspetto positivo che mi ha dato il calcio. Negativi ovviamente, cioè a me non mi pesa fare la calciatrice perché per me è proprio sogno di una vita. Però magari ti vieta alcune cose, ti chiude un po' in questo mondo. Bisogna essere bravi secondo me quando stacchi, che magari non hai allenamento, partite, in periodi magari un po' più tranquilli, a staccare proprio la testa dal calcio, perché sennò sei tanto chiuso in questo mondo e ti può portare a chiudere anche la mente. Invece secondo me anche magari uscire il pomeriggio, provare a staccare in qualche modo, perché se no comunque c'è persone a cui pesa tanto stare molto chiuse, anche vediamo sempre le stesse persone noi. Certo. Questo è un aspetto un po' difficile, anche creare legami fuori dalla squadra, perché hai poco tempo per vedere le tue persone o mantenere legami fuori. Tanto sento i muscoli. Che sudata ragazzi, meno male che non sono io a scendere in campo domani. Risalutiamo per l'ennesima volta Chiara e le auguriamo buona fortuna perché domani è il grande giorno. Oggi, essendo che è il giorno della partita, stiamo un passo indietro perché le ragazze hanno bisogno di focus, hanno bisogno di concentrarsi e quindi facciamo il giro al museo con loro per entrare nel clima giusto. Quale miglior modo per creare vicinanza in una squadra se non rivivere il passato del proprio team e immaginare quello che potrebbe essere il futuro? Oltre a tutta la parte maschile, stiamo finalmente entrando a vedere qual è poi la parte della Juventus Women, quindi qua abbiamo le maglie delle giocatrici con più di 100 presenze nella Juve, che è una realtà che per Women nasce ufficialmente nel 2017, quindi 2017, quindi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 anni di storia e un sacco di trofei per quello che è stata la storia di questo club. Credo che tra qualche tempo bisognerà rinnovarlo di nuovo questo museo e allargare un po' la parte delle women. Ma non perdiamoci in chiacchiere, il pullman non aspetta, si corre all'Allianz Stadium. Abbiamo visto quello che è stato il prima della partita, in retroscena, come Chiara si prepara e a questo punto si entra nel vivo. Stiamo passando per la galleria dei capitani perché ci avviciniamo sempre di più alla partita e questa, ragazzi, sarà anche secondo me una delle parti più emozionanti di questo video per me, ovvero lo spogliatoio delle ragazze. Oggi siamo con Chiara, abbiamo sentito quello che sono le sue sensazioni nel pre-partita. Quest'anno 4 presenze in Champions, 1 gol segnato, 5 tiri in porta. Chissà se oggi queste statistiche si aggiorneranno. Tra l'altro, non so se lo riuscite a notare da casa, ma lo spogliatoio è abbastanza angusto, è stretto, ci si muove tranquillamente, però comunque è pensato per creare più contatto con la squadra, più unione, per far sì che tutti i giocatori, o in questo caso le giocatrici, possano guardarsi negli occhi. Oh, benvenuti in casa Juve, prego, prego, accomodatevi come se fosse casa vostra. Come a little closer. Diamo il via questa notte di Champions. Arrivano le padrone di casa. Come a little closer.
Prima del fischio d'inizio, ripassiamo la storia delle bianconere nella UEFA Women Champions League. Oggi la Juve si presenta in questa Champions con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nella partita contro il Bayern Monaco. Le ragazze oggi stanno lottando per ottenere un posto nei quarti di finale di questa Women Champions League, cercando di battere il loro record di posizionamento fatto nella stagione 2021-2022. Calma ragazzi, molta calma. 18° minuto, abbiamo ancora tantissimo tempo. Testa. Ci abbiamo creduto, ma ci crediamo ancora. Sto sudando come se fossi in campo, come se stessi correndo anch'io. Ho un'ansia devastante. Va bene lo stesso, alla fine c'è ancora strada da fare per la Juve in Champions. Le sconfitte fanno parte del percorso e anzi lo rendono ancora migliore, perché nessuno paga per una montagna russa senza salite e discese. Va bene così, va bene. Brava Chiara. Bello tutto, bellissima atmosfera, il fatto di essere all'Allianz e di avere così tanto pubblico, circa 8.000 spettatori questa sera, hanno sicuramente reso l'esperienza comunque indimenticabile sicuramente. E poi chissà come andrà a finire. Vi starete chiedendo come è continuato il percorso delle ragazze? Ebbene, sono riuscite a qualificarsi per i playoff di questa UEFA Women Champions League e il percorso è ancora lungo. Ciao ciao!